Ideamas è una ditta specializzata in opere di carpenteria in cemento armato. Dal committente ha ricevuto l'incarico di realizzare la copertura del The Wave in City Life e il committente ha pensato a un'altra ditta per la creazione delle opere provvisionali, Ulma. È stata una sfida vincente perché c'erano diverse problematiche. Innanzitutto l'altezza, perché si arrivava anche a quote superiori ai 100 metri. Lo spessore, 55 cm di calcestruzzo, con 4 maglie di armatura al suo interno, cavi di postensione, e doppia pendenza, ossia i 43 gradi finali, 45 gradi, e una pendenza che va anche verso l'interno, quindi doppia pendenza. La nostra sfida ingegneristica era quella di sostenere e incasserare il getto del solaio di copertura, che è la porzione di sfera. La sfida è stata la restituzione grafica della progettazione, composta da torri di puntellazione e la sovrastruttura che regge poi il vero e proprio getto. Per fare questo abbiamo dovuto necessariamente usare un programma di modellazione 3D e da lì poi estrarre tutte le tavole grafiche, le tavole di montaggio, di progettazione, che poi servono effettivamente a chi deve montare il ferro, chi deve gettare calcestruzzo e chiudere l'opera. Con Ulma cosa abbiamo fatto? Sostanzialmente qua siamo su un tavolo, il tavolo è progettato completamente dalla Ulma, viene preassemblato a terra sempre sulla base di indicazioni progettuali dall'Ulma stessa, e questo tavolo cosa fa? Si appoggia direttamente sui torrini di puntellazione. Anche questi tutti progettati da Ulma. La Ulma ci ha definito l'esatta posizione e collocamento in cantiere, è stato fatto un tracciamento delle torri e tutti gli operatori, praticamente le maestranze, sempre sulle indicazioni di Ulma, tant'è che in cantiere avevamo anche un tecnico specializzato della Ulma che ci seguiva, ci dava tutte le indicazioni del caso, anche quando c'erano problematiche ci indirizzava e ci dava una soluzione, e lui stesso cosa faceva? Ci dava il via prima di un getto, nel senso che andava a verificare l'esatta realizzazione del torrino di puntellazione, del tavolo Ulma, comprensivo di parapetti e ancoraggi. Dopo questo via libera cosa potevamo fare? Potevamo procedere con il getto di questa copertura. È stato un buon banco di prova per tutto il team, sia dal punto di vista dei calcoli che di progettazione, in quanto normalmente ci si confronta con strutture, con solai inclinate di massimo 20 gradi e in questo caso invece si hanno pendenze molto più elevate. È stato molto importante anche il connubio tra il cantiere e il team stesso di progettazione di Ulma.